Ciao a tutti amici e benvenuti da Marco Mallarani che è qui insieme a me che mi sta guardando, contentissimo di questo video che stiamo facendo perché da possessore del Legend One e nonché collaboratore insieme a noi per tante cose, conosce tutta la genesi diciamo di questo strumento e quindi siamo felici diciamo di introdurre la nuova release che è la 1.02 che contiene questo effetto che state sentendo che è lo shimmer. Ci sono tre modelli di shimmer, tre modelli, diciamo tre riproduzioni di questo effetto che ormai da anni fa parte diciamo della discografia e tutto il resto, che è questo reverbero con il pitch dentro, con tutta una serie di modalità che permettono di avere. Ora magari sembra una cosa assurda, ma sembra quasi come se ci fosse uno strumento in più a disposizione, perché qui adesso vi faccio sentire semplicemente con un pianoforte. Ho fatto un po' di patch che poi probabilmente troverete sul sito e potrete scaricare se vi piacciono, se vi interessano da mettere sullo strumento. Sono niente di che, sono piccole cose ma dalle quali si può partire per farsi un'idea di quello che è poi questo effetto. Se non lo conoscete, se lo conoscete non ne avete bisogno perché comunque sapete benissimo come utilizzarlo. È contenuto nei reverberi e l'effetto fondamentalmente è questo. Questa sorta di, come dire, magia che si crea. Chiaramente lo trovate nei reverberi. Ora cliccando sul reverb on e mantenendolo premuto troverete tutti i tipi di reverbero. In fondo trovate questi nuovi reverberi. C'è uno che si chiama Sky, l'altro che si chiama Star, che è ancora un altro tipo di modalità. Chiaramente più ne mettete più la cosa prende questa piega mistica e questo è l'altro ancora, si chiama Sea, mare. Chiaramente adesso vi faccio sentire un pochino di esempi, sempre con il pianoforte o col piano elettrico. Ecco, per esempio, se volessimo, adesso mi veniva in mente un'opzione, se volessimo assegnarlo per esempio alla modulation, che ci si mette un attimo, si va nel menu, metto il reverbero e decido il dry e il wet. Posso usarlo proprio come una sorta di pad, no? Ma questo lo potete fare se volete. Adesso magari in queste patch, in alcune metterò anche questa opzione della modulation wheel, così lo potete gestire facilmente col cipista da Dio. Diventa tutto molto Vangelis, non so come dire, no? Per i vecchi come me, e invece saranno altri nomi per i giovani come non noi. Esatto. Mi piace in particolare con gli FM, io non ne uso gli FM in realtà, però sentite, chiaramente ora io ne ho messo proprio a non ho badato a spese diciamo, però in generale l'effetto è bellissimo secondo me. Vedi, anche usato così con un pochino più di parsimonia. Chiaramente potete assegnarlo a quello che volete, al pedale, cioè potete fare quello che volete. Poi ho provato a fare anche degli split. Si crea sempre questo alone Secondo me per i possessori di Legend One in generale
diventa veramente interessante questa novità, perché la patch chiaramente aggiusta anche altre cose che sono state chieste. Tra l'altro è bellissimo che si sia creata anche questa condizione per la quale ci sia l'opportunità di dialogare anche sullo strumento, che è giovane, è nuovo e ha magari bisogno anche di feedback da parte del pubblico. Mi sto diciamo dedicando a questa cosa perché questo video è dedicato allo shimmer, cioè questi tre modelli di shimmer sono quelli che diciamo in commercio sono i più quelli che hanno fatto più successo e sono stati secondo me ricreati veramente in modo sopraffino. Ecco, in questo caso io non c'entro niente, devo fare i complimenti al laboratorio, perché quando me l'hanno fatto ascoltare io non sapevo cosa dire veramente, cioè l'effetto, anche Marco è rimasto folgorato, perché noi che abbiamo utilizzato con le tastiere magari o con le chitarre, io che suono anche la chitarra spesso, gli shimmer quelli a pedale che sono in commercio e li conosciamo tutti, io quando ho sentito questo risultato non ci credevo, cioè sembra veramente di sentire quegli effetti lì, o perlomeno i plugin che ci sono anche in commercio, cioè il livello è veramente alto, cioè sentite quando lo emetto un po' di più. Ci si immerge in un mondo che è pazzesco, no? Cioè, adesso la salvo così perché questa mi piace così, poi vediamo. Poi chiaramente quando li scaricherete cambiate tutto, perché tanto insomma sono fatti più che altro perché così vi trovate magari già un po' apparecchiato, no? Sotto le mani e potete divertirvi un po', ecco. Ho fatto un po' di anni 80. Qui per esempio si potrebbe pensare anche di assegnare, già che ci sono, faccio un po' di cose, mi porto avanti col lavoro, assegnare il cut-off, assegnare a questa parte dei drawbars un po' di controlli, così più aperto e più carino. Perché poi si intona col pitch in alto, alla fine bisogna stare attenti chiaramente se si fanno cose complesse dove ci si muove troppo armonicamente, magari non è il caso. Però anche lì io lo sto usando, per esempio adesso sto facendo nel live, io ho il Legend 70, nel Legend 70 c'è questo shimmer già da un po' di tempo e lo sto usando appena sui pianoforti, è quasi impercettibile, però in realtà il peso proprio dello strumento, cioè non so neanche come spiegarlo, il mondo cambia, cioè lo strumento prende proprio un'altra piega, diventa improvvisamente più moderno rispetto ai reverberi, che sono bellissimi per carità, però sono un po' tradizionali. Questi qui danno, non so, un tocco molto moderno. Intanto io sto salvando un po' le patch quando le cambio. Questo è uno square pad. Pazzesco, i mondi. Anche se si suona è magico, vi garantisco che c'è da rimanerci sopra per giornate intere, cioè.
Cioè, è fatto veramente bene. Questi reverberi sono veramente belli, ragazzi. Ma non è perché voi lo sapete che collaboro con Viscount, ormai cioè, sono direttamente collegato, li uso dal vivo per provarli anche, per aggiustarli, per fare in modo che vada sempre meglio. Ma cioè, sta andando sempre meglio un po' tutto, diciamo. Ho provato anche a fare un organo, ma che è una cosa stranissima. Adesso qui lo voglio, come vi dicevo prima, assegnare. Insomma, non so come dire, si creano delle situazioni veramente magiche. Qui voglio schiarire un pochino. Poi nessuno vi vieta, adesso io ho fatto questa cosa con un Fantasia e con i flauti del Mellotron, ma è un attimo, voglio dire, passare da questo, che adesso salvo giusto per, per tranquillità, ma nel senso io basta che per i due suoni che ho a disposizione entro nel menu dei suoni, posso mettere dei cori. Adesso sto diventando un po', diciamo, ecclesiastico, ma cioè, questa cosa così celestiale apre questi mondi. Insomma, vi mettete le cose come volete, qui avete i volumi, il mixer, insomma, chi la conosce sa che questo strumento qui è davvero veloce. Poi c'è chi dice, no, vabbè, per programmarla come devo fare, vi garantisco che in 5 secondi entrate in contatto con la cosa, non ci sono difficoltà, questo ve lo garantisco, se siete soprattutto così vagamente abituati al mondo Nord o lo Yamaha, il YC, quelli lì, insomma gli stage, è un attimo. Poi qui con i drawbars potete controllare tante cose. Adesso vado avanti, ma comunque tutte queste cose che vi sto dicendo fanno parte di un discorso generico che riguarda questo strumento, cioè lo strumento sta fortunatamente avendo così un riscontro, nel senso che molti si stanno collegando a questo tipo di mondo qui, che è uno strumento che tra l'altro ha un'origine nell'idea, è partita anche da un discorso così, chiamiamolo così, di mercato, cioè economico, nel senso che questo qui è uno strumento che per quello che costa si sta evolvendo sempre di più e fa tantissime cose. E vi dico, al di là della mia partecipazione o meno a questa cosa qua, che è veramente stata profonda in questo caso, nel senso che in questo strumento ci ho messo veramente tanto, insieme a persone che saluto, credo molto nel fatto che questo strumento abbia un'evoluzione più ampia, che non solo quella dell'organo, che tra l'altro fa da Dio, perché io questo qui lo sto usando live in un contesto di band dove quest'anno facciamo
con il cantante con cui lavoro da tanti anni, una sorta di percorso dai primi anni fino ad oggi, e chiaramente nella prima parte di questa carriera ci sono molti brani dove l'Hammond c'è, e c'è in modo così rock del termine. E lì quando si entra nel mondo del rock, nonostante i puristi molto spesso come dire, mi vedano come uno che ci capisce poco, in realtà quando si va nel mondo dell'Hammond, nel mondo del rock, lì si entra in un contesto molto complesso. Non sempre è facile trovare uno strumento che leghi bene in contesti rock, pop, con tutto il resto dei suoni, delle frequenze, in un mix. Questo aggiustando, devo dire, poi col senno di poi alcune velocità del Rotary, sono arrivato veramente dove volevo, e adesso ho un suono che è quello che mi piace veramente tanto e che sta bene col resto. Anzi, poi magari, visto che c'è un forum dove ci troviamo ogni tanto, dove leggo i commenti, magari poi posterò anche quali sono i miei poi ognuno si fa il Leslie come gli pare, però io con il custom ho trovato un sistema per avere un suono che mi piace. Per chiudere comunque con questa cosa che adesso, scusate la digressione, ma insomma, questa cosa dello shimmer, io penso che si sia sentito l'effetto che è quello che probabilmente avete sentito in tantissimi, appunto, tantissime registrazioni, tantissimi brani. Quindi insomma io ringrazio Marco che mi ospita, ringrazio Viscount, che non posso fare a meno di ringraziare anche da parte di Viscount, cioè voi che lo seguite, vi interessate a questo strumento, perché insomma questo è l'inizio di un mondo che stiamo sperimentando, ed è una cosa bella vedere che ci sia partecipazione da parte di tutti. Ringrazio, ripeto, ancora Marco, e spero che questa nuova vita che prende lo strumento attraverso questo reverbero, che sembra poco ma in questo caso non è un reverbero, è qualcosa di più. Quindi se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutti i video divisi per categorie, lì c'è la mia musica, i miei libri, tante cose. Iscrivetevi, soprattutto commentate, perché io ho sempre fatto il musicista sul palco, diciamo, oppure l'arrangiatore, ho sempre lavorato con la musica in modo tradizionale. Da quando faccio questa cosa sono entrato in un mondo che è più tecnico, no? Più dedicato alle macchine per quello che sono a livello proprio di produzione, e devo dire che i commenti degli utenti sono la cosa più preziosa, perché sono quelle che fanno capire qual è la direzione da prendere e quali sono le esigenze. Perché io ho delle esigenze chiaramente e arrivo fino a quelle che sono, come dire, le mie. Molto spesso mi capitano delle domande dove dico, ah, ecco, effettivamente a questo non avevamo pensato. Perché è così, perché ognuno ha le sue. Si cerca di andarle a pescare tutte, ma non sempre ci si riesce. Vi mando un abbraccio, ciao ragazzi, un bacione, ciao ciao.